Ciao amici e bentornati sul mio canale di fisarmonica. Gli ultimi tempi sono stato un po' impegnato, ma adesso riesco a tornare con questo video speciale, quindi si tratta di un video che riprende la rubrica dei consigli e nello specifico vado a spiegare a cosa servono realmente le scale e gli arpeggi, cioè perché oltre agli studi di Anon andiamo proprio a studiare le scale e a studiare anche proprio gli arpeggi. Queste due cose hanno un ruolo fondamentale per quanto riguarda la base di un musicista, proprio perché lo vedremo soprattutto in questo video con un esempio. Vanno a comporre nella maggior parte la struttura della musica di qualsiasi tipo di brano, quindi che noi andiamo a prendere un brano popolare o comunque anche nel liscio, soprattutto nel liscio vengono usate molto le scale e gli arpeggi, ma se andiamo a prendere anche un brano per dire classico, quindi prendiamo magari qualche sonata di Bach, andremo a vedere che soprattutto Bach nel particolare utilizzava molto le scale e gli arpeggi e come ben sapete la sua musica è apprezzata da tantissime persone. Andiamo allora con questo video a fare un piccolo esempio, quindi ho voluto in questo video portarvi l'esempio di Tutto Pepe, una canzone ovviamente famosissima fatta da Castellina, quindi penso proprio che tutti voi la conosciate. Se proprio non la conoscete andatevela prima ad ascoltare brevemente in un video su YouTube. Ho voluto prendere questa canzone, solo il primo pezzettino ovviamente, non vado ad analizzarla tutta, per dare proprio l'esempio di come siano utili le scale ma soprattutto gli arpeggi in questi tipi di canzoni. Allora adesso a breve andiamo a vedere da vicino la fisarmonica, vi farò praticamente vi spezzetterò la canzone e vi farò vedere quali sono le parti che contengono le scale e che contengono gli arpeggi. Ecco, allora vediamo da vicino con la nostra fisarmonica e partiamo con la melodia di Tutto Pepe. Come sappiamo la melodia è questa. Ecco, questa è Tutto Pepe. Allora, partiamo con queste prime note. Ecco, sarà mica già un arpeggio questo? Sì, è già un arpeggio questo, quindi Sol, Si, Re, Sol. Questo non è altro che un arpeggio di Sol, quindi il primo arpeggio. Semplice, proprio Sol, Si, Re, Sol. Si tratta di fare Re, Si, Sol, Si, Re, Sol, Si, mi sono perso. Ecco, Re, Si, Sol, Si, Re, Sol, Re, Si e Re. Quindi già questo vediamo che è un arpeggio di Sol. Se lo sperimentiamo spesso saremo molto più veloci a fare questo arpeggio, quindi già la canzone da imparare sarà più facile. Una volta fatto questo arpeggio, ecco, qui è ancora Sol, qui andiamo in Do. Ecco, c'è un piccolo spazio di Do per poi tornare in Sol. Ecco, anche questo è un arpeggio. Perché è un arpeggio? Perché abbiamo Do, Do, Mi, scusate, Sol, Sol, Mi, Do, Re. Cosa vi dice Sol, Mi, Do? Sol, Mi, Do non è altro che l'arpeggio di Do. Ecco, quindi anche questo è un arpeggio, quindi il counter, il contatore degli arpeggi sale già a 2, siamo già a 2 arpeggi. Adesso andiamo con Re settima. Ecco, cos'è questa roba qua? Questo adesso non lo abbiamo ancora studiato, però è un Re settima. Quindi questa è un arpeggio di Re settima. Come facciamo a sapere che è un arpeggio di Re settima? Perché sappiamo che il Re normale è questo.
aggiungiamo il Do diventa un Re settima, il Do sarebbe la settima nota della scala di Re, quindi è per quello che si chiama Re settima, perché come settima nota abbiamo il Do, che è appena prima del Re. Questo è l'arpeggio di Re settima. Quindi, come vedete, queste tre note sono Re, Do, La, Do. Do, Re, Do, La, Do, Re, Do, La. Ecco, Do, Re, Do, La. Questo crea il Re settima. È il motivo per cui quindi anche l'arpeggio di Re settima è importante. Ovviamente non si sperimenta quasi mai, però è anche vero che si trova meno spesso. Quelli che si trovano più spesso sono quelli maggiori e minori. Andiamo avanti. Dopo il Re settima abbiamo nuovamente arpeggio di Sol, quindi ancora una volta Si, Re, Si, Sol. Ecco, questo movimento è molto trovato. 3-5-3-1. 3-5-3-1 è davvero usatissimo. Ecco, adesso abbiamo una bellissima scala. Che scala è questa? Ecco, lo capiamo subito perché abbiamo il diesis sul Fa e sul Do. Diesis di Do, diesis di Fa. Qual è la scala che possiede il diesis di Do e il diesis di Fa? La scala di Re. Quindi tutte le volte che studiamo la scala di Re, tutte le volte che suoniamo questa scala qui, quindi la scala di Re, sappiamo che abbiamo i due diesis sul Do e sul Fa. Quindi siamo arrivati a 4 arpeggi ed una scala su questa canzone. Questa è la prima scala che troviamo. Si riparte col tema principale, quindi abbiamo la scala, nuovamente arpeggio di Sol, qui arpeggio di Do. Ecco, qui è molto bello. Ecco, questi cosa sono? Arpeggio di La minore. Questo è un arpeggio di La minore perché abbiamo La, Do, Mi, La. Arpeggio di Sol maggiore. E poi una scala finale. Ecco. Che scala è questa? Sempre la scala di Re, perché vediamo che comunque parte dal Re, però c'ha il Fa diesis. Tutte le volte che vedete Fa diesis e Do diesis, sapete con certezza che è una scala di Re. In questo caso potrebbe anche essere una scala di Sol, perché abbiamo solo il Fa diesis. Cioè abbiamo una porzione così piccola di scala che non possiamo capire che scala sia. Comunque, sia che sia di Re sia che sia di Sol, va bene, perché a sinistra comunque abbiamo il basso di Sol. Adesso non voglio complicare ulteriormente le cose, era solo un piccolo esempio, estrapolando questo primo pezzo della canzone Tutto Pepe, per far capire quanti arpeggi ci siano all'interno. Ecco, allora come abbiamo potuto vedere, già con Tutto Pepe, che è una dei grandi classici delle canzoni del liscio, che fra l'altro non è neanche molto semplice da eseguire, potrete capire come sono fondamentali le scale e gli arpeggi se le andiamo a sperimentare ogni giorno. Perché se noi le suoniamo come base, quindi come riscaldamento quotidiano, da fare tutti i giorni, avremo già l'abitudine, avremo già abituato la nostra mano a fare quei tipi di movimenti che poi spesso e volentieri andremo a trovare in canzoni come questa, nel liscio o in qualsiasi tipo di genere. Soprattutto tendo a precisare le tonalità più importanti, quindi quella di Do, quella di Sol, di Fa e di Re, e insomma tutte quelle vicine, meno strane tra virgolette, quindi senza parlare magari di La bemolle o Fa diesis,
importanti anche quelle, ma che troverete meno spesso, ecco. A questo punto io vi mando un grande saluto, ci vediamo al prossimo video su questo canale, state sintonizzati e ci vediamo col prossimo video. Ciao!